Buongiorno a tutti e benvenuti al 10° episodio della serie Blunder, se li capisci li eviti. Oggi esaminiamo una posizione molto interessante ed estremamente istruttiva proposta da Andrea Senneca. Andiamo subito a vedere la posizione e passiamo a sentire le osservazioni di Andrea. Allora, questa posizione siamo sostanzialmente pari, parità totale o quasi, diciamo, ho un game di vantaggio, siamo 10-9 in una gara a 13. Il pip count dice che siamo pari perché io con questo 7 sono in svantaggio di 1 e chiaramente diciamo l'occhio cade subito sulla possibilità di colpirlo sul 3. Però io qua ho preferito far prevalere il giudizio, diciamo così, aggiustare un po' di cose e tenermi una freccia in più in attacco, cioè io qua gioco bar 21 e 13-10 perché col bar 21 non lascio solo il corridore e però ho una possibilità, anche se scarsa, però ce l'ho, di costruirmi un'ancora sul 21 al prossimo tiro, se non vengo colpito. Col 13-10 sono fuori tiro diretto, diciamo sono a 7 dalla sua pedina, quindi non mi può colpire con un dato diretto, ma solo con una combinazione. Ho un'undicesima pedina in attacco che comincia a essere interessante per un'eventuale gara di blitz, un'eventuale strategia di blitz. E poi ho una combinazione in più, cioè ho con questo 10 ottime possibilità di costruire un prime consistente al tiro successivo. Dall'altra parte c'era la possibilità di colpire, ok, sempre con casa 21, però quindi con casa 21 e 6-3, però altissime possibilità di essere ricolpito e il timore che ho avuto di cominciare ad accumulare tante pedine a ridosso di un suo probabile prime, per cui ho agito né in maniera difensiva né in maniera offensiva, ma con una giocata un po' ibrida, cercando di tentare di cominciare di risolvere un po' di cose con bar 21 13-10. E aggiungo che analizzando le posizioni, il blunder importantissimo che è stato assegnato alla mia giocata, intanto non capisco questo divario enorme, perché ok, ci sta il ballottaggio tra il colpire e la mia, quindi tra il 6-3 e il 13-10, però un divario di 300, di 0-300 tra la giocata consigliata e la mia mi sembra inspiegabile. E ancora più inspiegabile è che la seconda posizione preferita, cioè la seconda mossa preferita, che è bar 18, posizione a cui non avrei mai pensato, è addirittura di gran lunga preferibile rispetto a quella che ho giocato, cioè posto che tu non vuoi colpire è meglio posizionare dal bar al 18 piuttosto che avanzare un 13-10 portandoti un'altra freccia in attacco. Io questa proprio non la capisco e mi fa capire che non ho letto correttamente il momento del game, diciamo. Allora, posizione interessante e osservazioni di Andrea estremamente interessanti.
che mostrano una volta ulteriore, se ci fosse bisogno, che un grosso problema di Andrea è quello di vedere la posizione con delle lenti troppo colorate a senso unico. Cioè lui vede i lati positivi della sua posizione, ma non le minacce da parte dell'avversario. Ad esempio, parla di possibilità di ancorarsi al tiro successivo quando è abbastanza evidente che l'avversario colpirà con tutti i tiri e quindi l'ancora è abbastanza improbabile. Sul fatto di portare la pedina dal 13 al 10, dice ah sì, è fuori tiro diretto, ma in realtà l'avversario ha splittato il runner, per cui ha parecchi tiri che colpiscono la pedina nell'outfield. In totale sono 11, tutti 7 e tutti 9. Quindi fuori tiro diretto è una visione molto ottimistica. Parla della possibilità, vantaggi di portare la pedina dal 13 al 10 e che dà delle possibilità di costruire, ma in questa posizione deve pensare principalmente alla difesa, non avrà mai il tempo per costruire tranquillamente. Sul fatto di colpire sul 3, lui ha paura di essere colpito, ma in realtà la pedina sul 3 è quella che dà meno problemi essendo colpita, perché comunque riportando indietro un'altra pedina aumenta effettivamente invece le possibilità di creare un'ancora, e invece molto peggio se fosse colpito ad esempio sulla casa 4, magari facendo casa in testa. Quindi la sua paura di essere colpito è un po' direi eccessiva. Altra osservazione importante. Lui parla di mossa offensiva o difensiva, considerando il colpire la pedina sul 3 una mossa offensiva. In realtà questo è un chiaro esempio di un tempo hit, cioè colpire con scopi difensivi, cioè colpire per guadagnare un tempo e impedire all'avversario di utilizzare il tiro nella sua interezza, cioè utilizzare entrambi i dadi. Quindi il tempo hit è una strategia difensiva, non offensiva. Quando si usa il tempo hit? Il tempo hit si usa proprio in situazioni di questo genere, in cui l'avversario ha molte minacce e quindi dobbiamo impedirgli di giocare senza problemi il suo tiro successivo. Quindi direi qua la scelta è ottima. La seconda mossa è abbastanza naturale, cioè molto preferibile rispetto a portare giù una pedina dal mid è portare la pedina da casa 4 dell'avversario al bar point, quindi se anche viene colpita
non viene colpita in un punto critico che l'avversario vuol fare, quindi la casa 4. E in più ci sono solo 2 blot sulla tavola anziché 3, cioè portando la pedina dal 13 al 10 si aumenta il numero dei blot e quindi i rischi. Direi quindi, concludendo, a parte la considerazione sulla visione un po' deformata di Andrea che si preoccupa solo delle sue minacce e non di quelle dell'avversario. Quindi questa non vuole essere una critica ad Andrea assolutamente, ma è uno stimolo per tutti per osservare molto attentamente anche la posizione dal punto di vista dell'avversario e non solo dal proprio punto di vista. Ma l'elemento più importante di questa posizione è proprio l'esempio di questa strategia, il tempo hit, che è utilissima, può essere usata in tantissime posizioni ed è un potente strumento difensivo, anche se sembrerebbe che colpire una pedina avversaria nella propria casa interna sia una mossa aggressiva. Non sempre. Qua appunto è una mossa difensiva e lo scopo principale, quindi il tempo hit, si usa, ricordiamo, quando l'avversario ha molte minacce nella sua casa interna e quindi è fondamentale impedirgli di utilizzare il tiro successivo nella sua totalità. Quindi costringerlo a utilizzare uno dei 2 dadi per rientrare e quindi impedendogli, a meno di tiri doppi, di fare casa in testa, ad esempio, oppure di costruire una casa importante, una casa interna importante. Quindi direi, concludendo, tempo hit è una strategia, uno strumento utilissimo, non certo semplice, non elementare, ma che, se ben compreso, può aiutarvi tantissimo nella gestione della partita. Quindi vi invito a riflettere attentamente su questo esempio. Hai commesso un errore ma non riesci a capirne i motivi? Hai analizzato la posizione con XG ma ti sfugge il perché la mossa di XG sia migliore della tua? XG ragiona con i numeri ma non dà delle spiegazioni comprensibili per il giocatore, soprattutto per il giocatore non troppo esperto. La serie blunder, se li capisci li eviti, è quello che fa per te. Inviami la posizione e un audio in cui spieghi i tuoi ragionamenti e i motivi per cui non ti è chiara la scelta di XG e io cercherò di aiutarti spiegando le mie considerazioni e le mie analisi.